Avete mai guardato una foto o una scena di un film e pensato «Wow, c'è qualcosa che funziona alla perfezione, ma non so dire esattamente cosa»? Beh, quella sensazione di armonia visiva non è casuale e spesso è il risultato di una semplice regola che i professionisti usano per bilanciare i colori. Se avete mai faticato a scegliere i colori giusti per uno shooting o vi siete trovati con immagini che sembravano piatte o caotiche, questo è il video che fa per voi. Vi spiegherò come applicare questa regola sia in ambienti naturali che in studio, con esempi pratici per far sì che le vostre foto e i vostri video abbiano un aspetto più cinematografico e professionale. Ora, magari state pensando che la chiave per ottenere una colorazione cinematografica perfetta sia nascosta in qualche LUT magica. Beh, ho una notizia per voi. Non esiste nessuna magia. O meglio, esiste un principio fondamentale che può cambiare radicalmente il vostro approccio al colore, ma non lo troverete nei filtri o nei preset. Sto parlando della regola del 60-30-10, un concetto di design cromatico utilizzato da anni in campi come la moda, l'interior design e ovviamente anche nel cinema. Quando parliamo di regola del 60-30-10 in realtà non intendiamo qualcosa di rigido o obbligatorio, ma un principio guida per bilanciare i colori in modo armonioso. Non è una formula matematica da seguire alla lettera, ma piuttosto un punto di partenza per creare composizioni visive efficaci, sia in fotografia che in video. Possiamo adattarla in base al nostro stile e al messaggio che si vuole trasmettere, perché alla fine il colore è uno strumento espressivo, non una gabbia. In che cosa consiste quindi? Allora, è un principio di bilanciamento cromatico che suddivide i colori in una composizione visiva. Il 60% rappresenta il colore dominante, il 30% il colore secondario che crea armonia e profondità, mentre il 10% è il colore d'accento che attira l'attenzione su un punto focale. Per farvi capire in modo semplice questa regola, facciamo subito degli esempi pratici. Immaginate di stare riprendendo una scena. Il 60% della composizione visiva abbiamo detto che dovrebbe essere dominato da un colore principale, quello che stabilisce il mood dell'intera ripresa. Nel caso ad esempio di una ripresa in mezzo alla natura, potrebbe essere quindi il verde il colore dominante. E poi arriva il 30%, ovvero il colore secondario, che deve armonizzarsi con il dominante e aggiungere profondità alla scena. Nel nostro caso potrebbe essere rappresentato dal marrone caldo del sentiero su cui cammina il soggetto, elementi che si fondono con il paesaggio e aggiungono profondità senza spezzare l'armonia visiva. Infine il 10% è il colore d'accento, quello che cattura l'attenzione e che guida l'occhio verso il punto focale. Potrebbe essere un accessorio indossato dal soggetto, qualcosa che si stacchi nettamente dallo sfondo senza risultare invadente. In uno shooting in studio invece il colore dominante, che occupa circa il 60% della composizione, sarà spesso lo sfondo. Il colore secondario, che ricordo costituisce il 30%, può essere in questo caso rappresentato dai vestiti del soggetto o da eventuali accessori di scena, come una sedia o un elemento decorativo. E infine il colore d'accento, che copre il restante 10%, è quello che attira l'attenzione e guida l'occhio. Può essere un dettaglio negli accessori del soggetto, come un paio di scarpe rosse, un rossetto audace o persino un riflesso di luce colorata aggiunto con un gel sui flash. Questo tocco finale dà carattere all'immagine e aiuta a creare un punto focale preciso. In fase di scatto quindi possiamo già gestire questi equilibri con la scelta del set e dell'illuminazione, evitando che il colore d'accento sia troppo invasivo o che il secondario si confonda con lo sfondo. Come scegliere i colori? Beh, ci sono vari modi. Ho già parlato di color grading e armonie cromatiche in un altro video. Ve lo lascio linkato qui in alto e in descrizione. Come ho già detto, il 60-30-10 non è una regola rigida, ma una linea guida incredibilmente efficace. Funziona perché sfrutta la psicologia dei colori. Il colore dominante stabilisce l'atmosfera, il secondario la arricchisce e il colore d'accento crea contrasto e dinamismo. Se si guardano film di registi con uno stile visivo riconoscibile come Wes Anderson, si può notare subito che nulla è lasciato al caso. Ogni elemento cromatico è scelto con intenzione, perché il colore è un linguaggio tanto potente quanto la luce o la composizione. Ma perché i migliori film spesso scelgono palette cromatiche ristrette? Beh, perché con meno colori ogni scelta diventa più impattante e la composizione risulta più armoniosa. L'occhio umano infatti è abituato a
cercare ordine e semplicità. Una selezione limitata di colori semplifica l'immagine, riducendo il carico cognitivo e permettendo allo spettatore di concentrarsi sulla storia, sulle emozioni e sulla composizione. Questo approccio sfrutta il principio della relatività del colore, per cui ogni tinta, se posta in contrasto con le altre, diventa più vivida ed emotivamente carica. È come avere 3 personaggi in scena, ognuno ha la sua personalità e il suo ruolo, e insieme creano un equilibrio dinamico e memorabile. Applicare quindi la regola del 60-30-10 significa organizzare visivamente gli elementi in modo intenzionale, garantendo che il colore dominante, quello secondario e quello d'accento lavorino in sinergia per guidare lo sguardo e rendere ogni inquadratura non solo bella da vedere, ma anche capace di raccontare una storia. Ed è proprio per questo che nel video precedente dicevo che il colore deve essere pensato già in fase di ripresa. Se la scena è piatta, dominata da toni neutri o manca di una direzione cromatica chiara, in post-produzione non potremo fare molto. Allo stesso modo, se la scena risulta caotica, con troppi colori mescolati senza una definizione precisa, il risultato finale ne risentirà. Una colorazione efficace non è un miracolo digitale, ma il risultato di scelte consapevoli sul set. Scegliere la giusta location, gli oggetti di scena e persino gli abiti dei soggetti con il principio 60-30-10 in mente semplifica enormemente il lavoro in fase di editing e permette di ottenere un'estetica coerente e potente senza dover salvare la scena con interventi estremi. I preset o le LUT non sono bacchette magiche, funzionano solo se alla base c'è già un'impronta cromatica solida. Quindi la vera ricetta segreta per ottenere immagini cinematografiche non è un preset, ma una comprensione approfondita del colore e della sua applicazione consapevole già in fase di produzione. Iniziate a sperimentare con la regola del 60-30-10 e vedrete come la vostra fotografia e i vostri video acquisteranno una nuova profondità visiva senza bisogno di trucchi in post-produzione. E voi conoscevate questa regola? Fatemelo sapere nei commenti e se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi tutorial. Intanto grazie per essere arrivati fin qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!